Ti sei mai chiesta cosa notano veramente gli uomini di te quando ti incontrano per la prima volta? Potrebbe sembrare una domanda semplice, ma la verità è che molti uomini, anche se ti trovano incredibilmente bella, potrebbero perdere interesse molto prima che tu ti accorga di cosa sia successo. E questo non ha nulla a che fare con ciò che vedi nello specchio. Ha a che fare con piccoli dettagli, quelle cose che nemmeno ti rendi conto di fare, ma che per loro fanno tutta la differenza. E proprio di questo parleremo oggi. Sei sul canale Emozioni e Connessioni, dove esploriamo ciò che fa davvero la differenza nelle relazioni. Ora, immagina, sei lì, conoscendo qualcuno di nuovo, forse persino pensando che stia andando tutto bene. Ma ti sei mai chiesta se stai lasciando passare inosservato qualcosa che sta influenzando il suo interesse? O forse, ti sei mai chiesta perché quel ragazzo che sembrava così interessato si è improvvisamente allontanato senza dare spiegazioni? Bene, ti dirò cosa potrebbe star osservando mentre tu nemmeno te ne accorgi. Se vuoi davvero capire cosa c'è dietro lo sguardo maschile, cosa cattura davvero la sua attenzione, rimani con me perché ti svelerò 7 punti che la maggior parte delle donne non nota, ma che gli uomini osservano con attenzione. E ti garantisco, conoscere questi dettagli può cambiare completamente il modo in cui interagisci con gli uomini, e forse, trasformare le tue relazioni. Sei curiosa? Scopriamolo insieme. Ti sei mai fermata a pensare a cosa realmente succede quando inizi a parlare male di altre persone? E, soprattutto, cosa potrebbe significare per il ragazzo che ti sta conoscendo? Immagina, sei in una conversazione, e improvvisamente inizi a raccontare quel segreto su una tua amica o qualcuno del lavoro. Non crederai, ma Tizio ha fatto questo e quello. Succede a tutti, vero? Ma qui viene il punto. Gli uomini, anche se non dicono nulla, stanno prestando attenzione. E sapevi che quando parli male di altre persone, specialmente di altre donne, questo può dire molto di più su di te di quanto tu possa immaginare? Pensa che penserà che parlerai anche di lui agli altri. Credici o no, per molti uomini, queste conversazioni possono suscitare una grande preoccupazione. Iniziano a chiedersi, posso fidarmi di questa persona? Parlerà male di me anche quando non ci sarò? Ora, pensaci un attimo. Se vuoi costruire una connessione vera e di fiducia, vuoi davvero che lui pensi che tu possa essere una fonte costante di pettegolezzi? O preferiresti essere la persona con cui lui condivide le sue confidenze, senza paura di essere giudicato? Il consiglio qui è semplice, ma potente: conserva queste conversazioni per le tue amiche, non per i partner. Un uomo di valore, che ti rispetta davvero e vuole qualcosa di serio, non sta cercando una persona che si limita a diffondere negatività. Sta cercando qualcuno di affidabile, che ispiri lealtà. Quindi, la prossima volta che si presenta una conversazione piena di giudizi, pensa prima di parlare. Stai rivelando chi sei veramente, e quell'impressione potrebbe durare molto più di quanto pensi. E non è solo ciò che dici, ma come lo dici. Se la conversazione è piena di critiche e giudizi, lui inizierà a chiedersi, questo è il riflesso della tua personalità? Potrebbe sembrare innocente, una semplice chiacchierata tra amiche o uno sfogo, ma gli uomini sanno che, in fondo, chi parla spesso male degli altri potrebbe fare lo stesso con lui. Lui diventerà difensivo, chiedendosi cosa pensi davvero di lui quando non è presente. Per questo, invece di concentrarti su ciò che gli altri hanno fatto di sbagliato, perché non valorizzare ciò che c'è di buono nelle persone? Questo non solo crea un'atmosfera più positiva, ma dimostra anche che sei una persona che sceglie di vedere il meglio negli altri, qualcosa che attirerà molto più rispetto e fiducia. Siamo sincere, chi non ama i social media? È quasi come una vetrina della nostra vita, un luogo dove mostriamo le versioni migliori di noi stesse. Ma ti sei mai fermata a pensare a come questo potrebbe essere visto dagli uomini che ti stanno osservando? Sapevi che, prima ancora che qualcuno ti conosca davvero, darà un'occhiata al tuo profilo? E ciò che troverà lì può dire molto su chi sei, senza che tu abbia detto una parola. Sì, analizzerà ogni post, ogni interazione, fino ai commenti che hai lasciato nelle foto di altre persone. E indovina?
si farà un'idea su di te basandosi su questo. Ora, ecco il punto cruciale. Il modo in cui cerchi attenzione sui social media può creare una percezione completamente diversa di chi sei realmente. Forse hai postato una foto sensuale, o magari hai fatto un commento provocatorio su una pubblicazione di un amico. Ma è davvero questo chi sei? O è solo un modo per attirare attenzione, forse senza nemmeno accorgertene? E qui sta il pericolo. Se vuoi attrarre il tipo di uomo che cerca una connessione genuina, qualcuno che valorizza la tua essenza più delle tue like, forse è il momento di ripensare al tipo di messaggio che stai inviando. I social media possono essere un'estensione di chi siamo, ma possono anche essere un gioco di immagini. Quindi, la prossima volta che condividi qualcosa, chiediti, cosa sta dicendo questo post su di me? È questo ciò che voglio veramente che lui veda? Pensa a questo. Vuoi che lui si innamori di una versione filtrata e modificata di te, o della vera donna che c'è dietro lo schermo? E non si tratta solo del contenuto dei post, ma anche di come interagisci sui social. Sai quelle like e commenti sulle foto di altri ragazzi? O forse la quantità di attenzione che cerchi nei tuoi post? Anche gli uomini ci fanno caso. Notano quando una donna cerca eccessivamente convalida o si mostra costantemente disponibile per l'attenzione degli altri. Questo può dare l'impressione che tu sia più interessata all'approvazione che a una connessione reale. E questo potrebbe generare un distacco, perché, in fondo, ciò che cercano è qualcuno con una sana autostima, qualcuno che non ha bisogno della convalida costante dei social per sentirsi bene con se stessa. Perciò, considera le tue interazioni come un modo per mostrare al mondo chi sei, non chi pensi di dover essere per attirare attenzione. Hai mai notato come il profumo di qualcuno possa accompagnarti molto tempo dopo che quella persona è uscita dalla tua vista? A volte, un semplice profumo può risvegliare ricordi o persino sentimenti che nemmeno sapevamo di avere. Questo è potere, e non si trova solo nelle parole o nelle azioni, ma nell'aroma che emani. Il profumo che scegli di indossare può lasciare un'impressione che dura molto più di qualsiasi immagine. Rimarrà impresso nella memoria, più forte persino di un ricordo visivo. Immagina, sei a un appuntamento, lui ti osserva e, allo stesso tempo, sente il tuo profumo. Quella fragranza può diventare sinonimo di te, creando una connessione immediata, anche senza che lui se ne renda conto consciamente. Ma ecco il segreto. La scelta del profumo è cruciale. Conosci quelle fragranze floreali e fruttate, come gelsomino o vaniglia? Ecco, le ricerche mostrano che questi aromi sono irresistibili per gli uomini. Hanno un tocco di delicatezza e freschezza, qualcosa che stimola, ma in modo leggero e naturale. Ora, pensa al messaggio che vuoi trasmettere con il tuo profumo. Può diventare il tuo marchio distintivo, qualcosa che lo accompagnerà nei suoi pensieri, anche quando non sarai presente. Quindi, la prossima volta che sceglierai il tuo profumo, ricordati, sii la fragranza che lui vorrà ricordare. Scegli qualcosa che sia coinvolgente e memorabile, qualcosa che lasci un'impressione che lui non vorrà mai dimenticare. Il profumo ha una capacità unica di evocare emozioni e persino plasmare la percezione che qualcuno ha di te. Quando un uomo sente un profumo delicato e avvolgente, non sta solo percependo l'aroma, ma il suo subconscio sta anche associando quella fragranza a sentimenti di comfort, piacere e anche attrazione. E, diciamolo chiaramente, il profumo giusto può farlo sentire più vicino a te, creando un ricordo emotivo che va oltre l'aspetto. Questo è potere, perché, anche dopo un po' di tempo, lui ti ricorderà ogni volta che sentirà quel profumo da qualche altra parte. Ma è importante ricordare che il profumo non deve essere eccessivo. Meno è più. Se scegli un aroma troppo forte, rischi di creare l'effetto opposto, allontanando le persone invece di attrarle. La chiave è trovare la fragranza che completi la tua personalità, qualcosa che sia sottile, ma allo stesso tempo inconfondibile. Un profumo dovrebbe essere come un abbraccio invisibile, qualcosa che resta nell'aria, ma che si avverte solo quando sei vicino. Quando scegli l'aroma, pensa a come vuoi essere ricordata e che tipo di connessione vuoi creare, perché, alla fine, il profumo è una delle prime cose che gli uomini notano,
e potrebbe essere il tuo asso nella manica più inaspettato. Se ti sta piacendo il contenuto finora, non dimenticare di iscriverti al canale Emozioni e Connessioni. Così non perderai nessuno dei nostri video pieni di consigli preziosi su relazioni, autoconoscenza e come creare connessioni genuine. E, naturalmente, attiva la campanella per essere notificata ogni volta che abbiamo qualcosa di nuovo da condividere. Unisciti a noi in questo viaggio di apprendimento e evoluzione. Hai mai notato come, a volte, meno sia più? Quando si tratta di trucco, gli uomini tendono a preferire un aspetto più naturale, quel tocco sottile che esalta la bellezza in modo delicato, senza nascondere chi sei davvero. Sì, certo, il trucco può essere una forma potente per esprimere la tua personalità, ma la domanda è, vuoi essere riconosciuta per la tua vera essenza o per uno strato di prodotto che ti trasforma in qualcun altro? L'eccesso di trucco può finire per creare una barriera, dando l'impressione di artificialità che, nella maggior parte dei casi, non è l'intenzione. A volte, esagerando con i prodotti, finiamo per allontanare l'autenticità e, invece di esaltare ciò che abbiamo di meglio, copriamo ciò che ci rende uniche. Ricorda, l'obiettivo del trucco non è nascondere, ma valorizzare. Ecco perché il consiglio è semplice: usa il trucco in modo leggero, come un trucco per mettere in risalto le tue caratteristiche naturali, come gli occhi, il sorriso o la pelle impeccabile. In questo modo, creerai una connessione genuina, dove lui vedrà te per quella che sei, e non una versione modificata di te stessa. Quando usi il trucco in modo più leggero, è come se stessi dicendo: mi sento a mio agio nell'essere chi sono. Questo trasmette fiducia e autenticità. Una pelle luminosa e un leggero tocco di rossetto possono essere sufficienti per mettere in evidenza la tua bellezza senza perdere la naturalezza. Ricorda che ciò che gli uomini notano davvero è la tua essenza, e se riesci a bilanciare il trucco in modo che sembri naturale e senza sforzo, creerai un'impressione molto più potente rispetto a un look pesante. Lui capirà che non hai paura di essere te stessa, e questo, di per sé, è già irresistibile. Inoltre, il trucco sottile può essere più seducente di quanto pensi. Crea un mistero, un'aura di bellezza che, invece di urlare, invita ad avvicinarsi. Quando usi il trucco solo per esaltare i tratti, l'uomo rimane incuriosito, desiderando vedere di più, voler sapere di più. Al contrario, l'eccesso di trucco può sembrare qualcosa di impositivo, mentre il look più naturale lascia spazio affinché lui possa scoprire le sfumature della tua personalità e bellezza. Il segreto sta nella leggerezza, nell'equilibrio, e adottando questo approccio, ti distinguerai in modo più sofisticato e attraente. La vera bellezza è quella che riflette chi sei dentro, e il trucco dovrebbe essere un dettaglio per intensificare questo, e non per nascondere ciò che c'è dietro. Hai mai riflettuto sull'impatto che le tue amicizie hanno su come gli altri ti percepiscono? Il cerchio sociale di una donna è più di un semplice gruppo di persone con cui condivide dei momenti, dice molto su chi è. Le amicizie che scegliamo riflettono i valori e la mentalità che portiamo con noi e, spesso, l'uomo che ti sta intorno può giudicare gran parte della tua personalità in base alle persone con cui interagisci. Se i tuoi amici hanno abitudini o comportamenti discutibili, questo potrebbe influire sulla percezione che gli altri hanno di te. Anche se non condividi le stesse attitudini, la semplice associazione potrebbe sollevare dubbi sul tuo carattere. Gli uomini, in generale, cercano donne che abbiano un cerchio sociale che rifletta armonia, maturità e uno stile di vita sano. Potrebbero chiedersi se condividi gli stessi valori o se sei semplicemente immersa in un ambiente che potrebbe portare a comportamenti problematici. E, naturalmente, nessuno vuole essere attratto da un contesto privo di rispetto, responsabilità o supporto reciproco. Il consiglio qui è chiaro: circondati di persone che riflettono veramente i valori e lo stile di vita che desideri vivere e condividere con qualcuno. Se i tuoi amici sono solidali, ambiziosi e rispettosi, questo sicuramente creerà un'immagine positiva e solida di chi sei. Gli uomini se ne accorgono. Dopotutto, nessuno vuole stare con qualcuno che, in fondo, si associa a relazioni che non rispecchiano ciò che desidera per la sua vita.
Pertanto, scegliendo bene le tue amicizie, non stai solo plasmando chi sei, ma anche attirando chi vedrà il meglio di te nell'ambiente che hai costruito intorno a te. Le persone con cui frequenti, in un certo senso, rappresentano la tua visione del mondo. Se ti circondi di persone che valorizzano il rispetto, l'onestà e la crescita personale, questo riflette una donna che cerca lo stesso per la sua vita e, di conseguenza, per la sua relazione. Quando un uomo vede che hai amicizie che ti elevano, che condividono gli stessi valori, si sente più sicuro e fiducioso che sei allineata con una vita sana ed equilibrata. Vedrà che dai priorità a relazioni che ti arricchiscono, che ti fanno crescere, e che hai discernimento nella scelta delle persone che entrano nella tua vita. Inoltre, le amicizie mostrano anche come gestisci le differenze. Se ti circondi di persone con abitudini discutibili o che influenzano negativamente, questo potrebbe sollevare bandiere rosse per chi ti osserva. L'amicizia vera non riguarda accontentare gli altri o stare con persone solo per convenienza, deve essere basata sul rispetto reciproco, il supporto e valori solidi. Quando scegli le tue amicizie con cura, non stai solo creando un cerchio positivo intorno a te, ma stai anche inviando un messaggio potente su chi sei e sul tipo di relazione che desideri coltivare. E questo, senza dubbio, attrae un uomo che condivide la stessa visione e che desidera essere parte di questo ambiente di crescita e autenticità. Hai mai notato che, molte volte, il modo in cui parliamo di nostro padre dice molto su come vediamo gli uomini in generale? Per gli uomini, questa percezione è ancora più significativa. Quando una donna menziona suo padre, il tono, le parole, l'energia con cui si riferisce a lui possono indicare come gestisce le relazioni con gli uomini. Anche se non te ne accorgi, questo può influenzare direttamente come un uomo vede la tua capacità di connetterti emotivamente con lui. Se hai una visione positiva e sana della figura paterna, tende a sentire che hai una relazione più equilibrata con gli uomini che ti circondano. Ma cosa succede se questa relazione è segnata da conflitti o rancori? Le donne che hanno avuto relazioni complicate con i loro padri possono, senza volerlo, portare un fardello emotivo che influisce sul modo in cui gestiscono gli uomini nella loro vita. La relazione con il padre, spesso, funge da modello per le relazioni future, e se ci sono risentimenti o mancanza di comprensione di questo legame, può essere difficile comprendere o fidarsi pienamente dell'amore maschile. Questo può creare barriere nel momento di aprirsi o costruire una relazione più profonda. Un uomo attento se ne accorgerà, e questo potrebbe generare una sensazione di distanza emotiva, che può essere difficile da superare senza risolvere queste questioni. Il consiglio qui è fondamentale. Lavorare su te stessa, specialmente sulle questioni legate al passato e alla figura paterna, è un passo essenziale per creare una relazione più sana e matura. Quando guarisci queste ferite emotive e comprendi meglio la dinamica con tuo padre, diventi più capace di connetterti con gli uomini in modo più autentico ed equilibrato. Questo crea uno spazio per relazioni più profonde, basate su fiducia, rispetto e comprensione reciproca. Il modo in cui gestisci il rapporto con tuo padre influisce direttamente su come gestisci l'autorità e gli uomini nella tua vita, compresi i partner romantici. Se la relazione con il padre è stata segnata da abbandono, mancanza di affetto o critiche costanti, questo può generare insicurezze che influenzano il tuo modo di aprirti a un partner. Un uomo attento percepirà se c'è una disconnessione emotiva o una resistenza nel fidarsi pienamente di lui. Questo può generare una sensazione di distacco, poiché potrebbe sentire che stai ancora elaborando questioni passate che non lo riguardano. In altre parole, il padre, per quanto lontano possa essere, finisce per lasciare riflessi nelle interazioni che hai con gli uomini intorno a te. Capire e risolvere questi schemi può essere liberatorio, sia per te che per le tue relazioni. Lavorando su queste questioni, ti stai permettendo di vivere in modo più leggero e aperto, senza portare il peso di relazioni passate irrisolte. La guarigione emotiva porta autostima e la capacità di fidarsi più pienamente del partner. Quando sei in pace con la figura paterna, questo si riflette sulla tua capacità di lasciarti andare all'amore, senza pregiudizi o blocchi.
Questo crea una base solida per qualsiasi relazione, e l'uomo che percepirà questa maturità sarà attratto dalla tua capacità di costruire qualcosa di profondo, senza i fantasmi del passato. Hai mai notato che, nei momenti di difficoltà, il modo in cui reagisci può dire molto più su di te di qualsiasi parola? Gli uomini, in particolare, prestano attenzione a questo. Il modo in cui affronti una delusione, che sia al lavoro, in un'amicizia o anche in una relazione, rivela molto sulla tua maturità emotiva. Se ti disperi, perdi il controllo o reagisci in modo impulsivo, questo può trasmettere la sensazione che tu non abbia ancora sviluppato la resilienza necessaria per affrontare gli alti e bassi della vita. Questo può creare disagio, perché, in fondo, gli uomini desiderano partner che sappiano mantenersi calmi, centrati e razionali anche nelle situazioni più complicate. D'altra parte, quando riesci ad affrontare le sfide con calma, grazie a una dose sana di pazienza, la percezione che l'uomo ha di te cambia completamente. Comincia a vederti come una donna forte, capace di affrontare le avversità con equilibrio e fiducia. Questo non significa che tu non debba mai provare rabbia o tristezza, si tratta di come scegli di reagire di fronte alle difficoltà. Mostrare di avere autocontrollo, senza perdere l'autenticità o lasciarsi consumare dall'emozione del momento, è un segno chiaro che sei emotivamente matura e preparata ad affrontare ciò che verrà. Il consiglio qui è chiaro: pratica la resilienza. Impara a respirare profondamente prima di reagire e cerca l'equilibrio emotivo in situazioni stressanti. Facendo così, non solo migliori il modo in cui gli altri ti vedono, ma rafforzi anche la tua autostima. Inoltre, la capacità di affrontare le avversità in modo costruttivo è una delle qualità più attraenti in una relazione. Questo crea una base di fiducia, in cui l'uomo sente di poter contare su di te, indipendentemente da ciò che la vita porta. Il modo in cui rispondi a una delusione dimostra anche la tua capacità di imparare dagli errori e crescere con le difficoltà. Quando qualcosa va storto, la capacità di riflettere, riprendersi e andare avanti è estremamente apprezzata. Un uomo può sentirsi attratto da una donna che non solo è in grado di affrontare le tempeste della vita, ma che sa anche come trarne insegnamenti. La resilienza diventa una qualità che, lontano dall'essere solo una reazione istintiva, si trasforma in un apprendimento continuo, ed è qualcosa di profondamente ammirato in una relazione. Inoltre, le delusioni mettono alla prova la fiducia reciproca. Se sei una persona che si lascia facilmente travolgere dal dramma e dalla frustrazione, potrebbe essere difficile per l'altro sentirsi sicuro al tuo fianco nei momenti di crisi. D'altra parte, se mantieni la compostezza e mostri di essere capace di affrontare le sfide senza perdere la calma, questo costruisce una sensazione di sicurezza e stabilità nella relazione. Un uomo non vuole sentirsi sopraffatto nei momenti difficili, vuole qualcuno che sia abbastanza forte da dividere il peso, ma anche abbastanza dolce da condividere momenti di vulnerabilità. La fiducia che si costruisce in mezzo alle avversità può essere la base di una relazione duratura e sana. Hai mai pensato al motivo per cui alcune connessioni sembrano fluire in modo naturale, mentre altre semplicemente non decollano? La verità è che, più che cercare di apparire come qualcuno che non sei, il segreto sta nel comprendere veramente chi sei e cosa vuoi attrarre. Ciò che mostriamo al mondo è spesso un riflesso diretto di ciò che sentiamo su noi stesse. Quindi, invece di cercare di adattarti o fingere di essere qualcun altro, perché non usare queste informazioni per riflettere sulle tue stesse attitudini e su cosa potrebbe essere migliorato? Perché, alla fine, il cambiamento vero inizia dall'interno verso l'esterno. Lavorare su te stessa non è un atto di perfezione, ma di autoconoscenza e evoluzione. E, man mano che diventi la versione migliore di te stessa, inizierai automaticamente ad attrarre relazioni più sane, più genuine e, soprattutto, persone che davvero apprezzano chi sei nella tua totalità. Ora, dimmi, hai mai notato come i tuoi comportamenti possano influenzare le relazioni che hai intorno a te? Che ne dici di condividere con noi le tue esperienze e riflessioni? Siamo curiosi di sapere. Non dimenticare di iscriverti al canale Emozioni e Connessioni e per altri spunti come questo e, naturalmente, lascia il tuo commento qui sotto raccontandoci cosa hai imparato oggi e cosa ti è successo in situazioni simili.
Chissà, la tua storia potrebbe ispirare anche altre persone.